Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi figlioli, sempre per me è un motivo di grande gioia tornare in questo oasi, mentre giro per l'Italia diventa sempre di più un punto imprescindibile, un desiderio del cuore, oltre che un'esigenza pastorale, il piccolo tavolo. E siamo alla vigilia della commemorazione dei fedeli defunti. Quest'anno è il 3 novembre perché oggi 2 novembre è domenica e ha la precedenza, questa 21esima domenica dopo Pentecoste. Tuttavia è del tutto ovvio che siamo tutti, dico tutti, evidentemente con il cuore, con la mente in preghiera per i nostri cari defunti. Oggi ho avuto un po' di tempo scendendo da Trento per venire qui e infatti ho pregato, non lo facevo da tanto tempo, la corona dei 100 re. È proprio bella, è proprio secondo la tradizione, entra nel sangue, pregatela stasera, domani magari la facciamo insieme, vediamo se c'è possibilità, ma è una preghiera intensa per le anime del purgatorio. Ma oggi è sabato, è domenica, e quindi io vorrei fermarmi sulla lettura apostolica, l'epistola di Paolo, tratta dal capitolo 6 della lettera agli Efesini di San Paolo. Credo che nessuno di noi qui dentro sia stato in guerra, presumo. La guerra è una sporca cosa, un brutto affare la guerra. Bisogna chiedere a chi l'ha vissuta che cos'è la guerra e vedrete che chi l'ha vissuta la guerra difficilmente vuole raccontarla. Non è proclive a farlo, neanche con i familiari quando torna vivo, perché è un dramma quello che il sopravvissuto ha dovuto vivere lì, in trincea, con le armi pronte a uccidere un proprio simile, nemico, che vuole lui uccidere te, e allora è più bravo chi uccide per primo. Si dice che così oggi le guerre siano convenzionali, o no, scusate, non convenzionali, cioè non è più la guerra corpo a corpo, come una volta, ma si dice tutto mirato, no? Con i caccia, bombardieri, i missili e tutto questo, ma sempre sangue, sempre morte procura la guerra. La guerra è l'espressione più avanzata del peccato originale inteso come realtà del consorzio umano in generale. Perché tu litighi con quello d'accanto, però vai a fare la marcia per la pace. Perché con tua cognata, la moglie di tuo fratello, non ci puoi più parlare, per te è morta. Però scendi in piazza in favore dell'Ucraina. Perché con tuo fratello non ti vedi da anni, non sai neanche più se è vivo o morto, però sventoli la bandiera arcobaleno. È nel piccolo che poi si vede come la guerra la facciamo di continuo e si muore in guerra, si muore. I soldati muoiono anche i civili e chi rimane vivo qualche volta perde una gamba, gli occhi, le mani, i piedi. Non si torna mai da una guerra a cuor leggero. Così San Paolo ci ricorda una verità profonda. Il soldato che è in guerra può avere tutte le armi di questo mondo per difendersi nella vita propria e per togliere di mezzo il nemico. Ma il soldato deve prima di tutto avere forza in se stesso, forza fisica e morale. Il vero comandante, come quello che la tradizione ci tramanda, Napoleone, è quello che ai soldati trasmette il morale alto. Non so se avete mai visto il film di Tomé, come si chiama, Bruce, non mi ricordo il suo nome in questo momento, che ha fatto il film Braveheart, che questo Bruce Willis
comunque questo qui, che era un indipendentista scozzese che ha combattuto contro il potentissimo esercito inglese e avrebbe vinto se non gli avessero messo i traditori interni, perché lui motivava i soldati. Il soldato deve venire in guerra, deve essere motivato e non può neanche andare così senza addestramento. Il militare deve essere addestrato, se no come va a combattere? Vogliamo che abituato a stare a casa al calore della stufa, a mangiare il pomeriggio la Nutella con i biscotti, il tè caldo, la cioccolata, a guardare i cartoni animati. Ma se non è addestrato a stare invece nel campo di battaglia, dove non sai se non ti arriva una pallottola mortale e c'è freddo e c'è buio, come fa a combattere? Deve essere addestrato. E poi il soldato deve avere un'altra caratteristica più importante, forse, credo di sì, dell'addestramento, ed è la forza interiore fisica. Perché se un soldato è spento, ha paura ed è motivato, non sa neanche tenere la canna del fucile. Non ci servono tutti i mezzi e gli strumenti che il potente esercito a cui appartiene gli fornisce per sopravvivere. Morirà certamente, così come è provato che invece uno che ha pochi strumenti a disposizione, ma ha il morale alto, ci crede alla vittoria, resiste. Niente serve se non abbiamo in noi la forza per vincere. In greco si chiama dunamis, capirete ora perché dico questo, tra un momento. Perché San Paolo oggi ci parla di una guerra che tutti noi combattiamo. Allora siamo tutti in guerra. E il vero problema oggi del cristianesimo è che la stragrande maggioranza dei cristiani non lo sanno. E qui non c'è in gioco la salvezza fisica, ma qualcosa di più importante, che è la salvezza dell'anima. La maggior parte dei cristiani battezzati, anche quelli che frequentano le parrocchie, che fanno parte dell'associazionismo cattolico, che sono nei movimenti, che vanno a fare le attività cattoliche in giro, non sanno che siamo in guerra. E che è una guerra spiegata, perché il nemico è crudele. E questo San Paolo oggi nell'Epistola ce lo ricorda bene. Il capitolo 6 è proprio un documento bellico, militare. San Paolo inizia con dire fratelli. Che bella questa parola, fratelli. Perché Paolo non vuole fare il maestro semplicemente, ma si pone come uno che vive anche lui tutto questo. Il predicatore non è un Superman che viene dal pianeta Marte, predica come vi dovete comportare e poi se ne va lì nel limbo dorato a godersi la prossima predicazione. È uno come voi. Paolo dice a quelli che devono combattere: fratelli miei. E gli ascoltatori si rincuorano quando trovano e sentono che il predicatore è dalla loro parte, cioè li prende per portarli dall'altra parte, potremmo dire, della verità di fede eterne, della contemplazione dei misteri di Dio, ma prima sta dalla loro parte, si mostra come uno di loro. Allora sì, che la gente ascolterà, fratelli. E quindi San Paolo dà il primo monito in questo testo: fortificatevi nel Signore. Fortificatevi nel Signore. Dicevo poc'anzi che la cosa più importante in guerra è avere questa forza fisica e, si può dire, morale o psicologica, no? Mentale, giusto? Io non so qual è delle due più importanti.
in guerra. Ma ritengo che sarete d'accordo con me se diciamo che per il soldato, prima ancora che la forza fisica, è fondamentale la motivazione che lo tiene lì, cioè la forza mentale, la determinazione, la forza. E allora Paolo dice ai soldati che siamo noi, la cresima e lo schiaffetto una volta perché ci abita come soldati, fortificatevi nel Signore, perché se no la guerra non la vinciamo. Il nemico è Satana, lo dice Paolo, anzi Paolo più precisamente dice i principati e le potestà di questo mondo, e poi parla in maniera abbastanza così direi misteriosa di spiriti dell'aria. Paolo dice questa guerra non è contro gli uomini di carne per noi cristiani, è contro gli spiriti malefici. L'abbiamo perso completamente di vista. È un cristianesimo spento, non si dà maggiore dopo i giorni. Anche quelli che sono motivati da ideali altissimi perché sulla loro strada si ustionano con un prete carismatico, gli devi stare addosso, dietro, per schiaffeggiarli lì e dire vai avanti, perché facilmente alla prima difficoltà è una cosa che questa sconvolge e scoraggia un po'. Alla prima difficoltà, al primo problema, alla prima prova, alla prima tentazione, posano l'abito, voltano le spalle e se ne vanno da disertori. Non c'era la vocazione, non c'era la chiamata, non c'era l'appello di Dio, c'era tutto questo. Allora perché se ne vanno? Perché non hanno le motivazioni, non sono addestrati alla guerra. E questa nostra Chiesa non aiuta in questo progetto. È una Chiesa che legittima il peccato. Perché si dà la comunione di concetti di sposare? Perché Bergoglio l'ha fatto? Ha motivato. Non possono stare senza unirsi. Chi lo dice? Non c'è forse la grazia di Dio? L'Apostolo Giovanni dice che i comandamenti di Dio, attenti, la prima lettera di Giovanni, non sono gravosi. La vita di Dio non è gravosa. La battaglia contro Satana non è gravosa. Perché? Perché c'è la forza del Signore, fortificatevi nel Signore. Questo è l'appello di San Paolo, che ha bisogno per noi oggi di una premessa che Paolo dà per scontata, ma noi non più purtroppo, cioè siamo in guerra. Fino all'ultimo istante della tua vita Satana tenterà di attaccarti. Siamo nel mese di novembre, si celebrerà la festa molto presto di San Martino, il primo santo non martire. E lui, quando una delle ultime volte andava a predicare, un giorno passando per un bosco francese, vide il diavolo. E lui aveva già condotto tutta una vita di battaglia contro Satana. E San Martino gli domanda: che fai qui? E quello gli risponde: sono qui per provare a tutti i costi a vincerti. Le trame dei demoni sono sottili. E c'è un problema molto grosso, ma non ho il problema la possibilità adesso di affrontarlo, miei cari figlioli, che in questo tempo in cui manca la fede, manca la visione chiara della identità cristiana, vorrei dire della interpretazione cristiana della vita, quelli che sono tormenti, mi assumo la responsabilità di ciò che sto per dire, almeno 90% se non di più, quelli che sono tormenti spirituali, disturbi preternaturali, tentazioni mentali del diavolo, la gente prova a risolverli con i psicologi, i psichiatri, le gocce, le compresse e i fermoni. Ed è una devastazione che buona parte di questi che i padri del deserto, i monaci del deserto chiamavano logismoi, in greco significa i pensieri malvagi, sono per dei demoni che ci lottano nella mente, ci combattono. Allora come facciamo? Fortificatevi
Soldatevi nel Signore, dice San Paolo. Gesù, quando sta per ascendere al Padre, dice agli Apostoli nel Vangelo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Gesù Cristo non ha un ambito in cui non può arrivare, non c'è un limite umano, spirituale, esistenziale, storico, familiare, non c'è un limite, non c'è una barriera, non c'è uno ostacolo. Gesù Cristo ha il potere sulla terra e nel cielo e sulla terra, è un potere smisurato, è un comandante sicuro. E poi me la siamo noi, soldati effeminati, soldati stanchi, soldati ricotta, soldati crencane. Scusa figlio caro, sei pronto per entrare in guerra, vuoi combattere? Ti vuoi fare sacerdote? Sì padre, certo, il suo carisma mi ha posto bene, allora vieni. Al primo colpo, sai come fa a creare? Io me ne vado, non è per me, non è la mia strada, ho pensato altro, non ci riesco, non ce la faccio. Sapete qual è la verità? Che Paolo ci invita a fare un atto di fede in Gesù Cristo. Fortificatevi nel Signore, dice San Paolo. Bellissima questa parola. Cioè attingete a questo mi è stato dato il potere, attingi per combattere, perché Satana non è più forte di noi. Tante volte noi diciamo così, ma bisogna capirla bene questa parola. Noi siamo più forti teologicamente, perché abbiamo la dunamis, l'exousia, la potenza di Cristo, la forza di Gesù Cristo è a nostra disposizione. Ma allora dov'è che è più furbo? Ci studia, organizza le cose per farci cadere, fa in modo di metterci a volte al Padre Pio, per esempio. Sapete dove ha avuto il maggior tormento? Le persone a lui più vicine. Questo andrebbe approfondito. Siccome non riusciva il diavolo a fermarlo, gli metteva i più vicini contro a lui di saluta. Tradimenti, dubbi. Quelli che stavano accanto a Padre Pio hanno resistito, io lo scrivo nel libro, sono dei martiri, perché i demoni notte e giorno gli lavoravano in testa contro Padre Pio, quelli a lui più vicini, per metterli contro. E quando ci riusciva era per il diavolo un modo per vendicarsi. Fortificatevi nel Signore. Dove è la nostra forza? E questa forza è permanentemente attingibile, l'attingi sempre. Non sono le scorte che si esauriscono. Poniamo che io oggi abbia avuto una giornata molto travagliata col diavolo. Poniamo che mi abbia disturbato, tormentato mentalmente, con tanti pensieri, cercando di capire qual è quello che può fare più male, e tu ti metti oppure poniamo che oggi accanto a questo abbia avuto anche tormenti fisici per frenare e rallentare questo correre da una parte all'altra dell'Italia, quindi non riuscire a dormire, non riuscire a mangiare, e quindi per diventare nervoso, perché dirmi, se non puoi mangiare, non puoi dormire, e poi gli equivoci. Poniamo che arrivo in hotel per riposare un poco, sentite che sogno, questo non è contato, questo è proprio accaduto, rimanete senza parole. Io porto come la macchinetta dei capelli per non andare dal barbiere, risparmio tempo e denaro. Io risparmio tempo e denaro, c'è nella mia borsa, quindi mi danno la camera, ero proprio conto, allora dite voi, funziona così, vi racconto brevemente, vi farvi capire che io ci ho visto il diavolo, poi non lo so se risparmio, se sono fanatico, decidete voi. Allora, posso la borsa, le sorelle mi accompagnano, posso le mie borse, accendo la luce, la camera e comincia un rumore. Dico alle sorelline qui, allora, c'è rumore. Bisogna toccare. E avevo un'ora a disposizione per riposare. Pensate come è andata via quest'ora, allora dico, tocca andare a dirlo alla reception, cambio stanza, perché fate cambiare stanza perché
c'è questo rumore molto forte. Allora chiama una delle sorelle, scende giù, che si incamera con le altre e chiama il receptionist, dice: ma è cosa strana, la stanza è silenziosa normalmente. Vabbè, dice: mando i techi, passa tempo, viene il tecnico, sale, entra, dice: ma sì, c'è il rumore, che strano. Dice: ma sarà l'impianto, quello lì di controllo antincendio, no? Vabbè, vediamo se possiamo sostituire la stanza, ma quello è il tempo necessario. Allora le sorelle impietosite dicono: padre, lui di loro, si prende la nostra distanza, e noi casomai poi quando ci danno quella per lei, diamo noi quella. Vabbè, facciamo così, è una buona idea, perché ho proprio bisogno di riposare un po', devo preparare l'oreria, c'è il padre risponde, c'è questo, c'è quello, non è che mica niente. Devo fare tantissime cose, devo dire: vabbè, prendiamo i bagagli, andiamo nell'altra stanza, entriamo nella stanza, meno male, silenziosa. Poso il bagaglio, ma professore dico: ma non c'è mica niente. Sì, padre, ma non è lo stesso rumore che c'era nell'altra stanza? Sì, ma voi che vediamo? Ho detto: devo fare una prova matematica, vado adesso a vedere la stanza della casa di quella dove ero, per vedere se c'è ancora il rumore. Vado lì, non c'è il rumore. Conclusione: quella non era possibile, quell'altra neanche, peraltro che ho finito il tempo. Le altre sorelle avevano dall'altra stanza dello stesso corridoio. Dice: padre, questa è l'ultima disponibilità, ma è silenziosa. Si riposi qui e provi, prego, sta cosa, è quella stanza, la cosa. E io dico: ma proprio no, guardate, ci sono a volte momenti, se non che una delle sorelle soldate finalmente risolve la cosa. Dice: padre, un momento, ma forse proviene dalla sua voce. Allora io apro la valigetta, spiegatevi voi, e anni di tutto il mondo, io viaggio con la macchinetta dei capelli perché anni quando la valigetta, soprattutto in Italia, all'estero, non il tempo, quindi me ne faccio io, non ci vuole molto, come fare la barba quando impari. Spiegatevi voi come sia stato possibile che la macchinetta si azionava da sola 3 volte. E io avevo detto all'inizio: povero diavolo, gli diamo sempre colpa, non è colpa sua, ma poi mi sono convinto che è stato anche peggio, nel senso che era proprio qualcuno che aveva picciato lì per innervosirmi, perché io mi arrabbiassi quando sono arrabbiato. Vabbè, però ecco, il diavolo è: guardate, dovete saper scorgere che siamo in guerra, il diavolo ci mette le situazioni contro, soprattutto se perdiamo. Appena un trova un giovane che si vuole dare di una giovane che si vuole dire, le inventa di tutti i colori che sembrano lì per cose, le inventa che non potete immaginare, perché è più furbo di noi. Ma noi abbiamo la forza di Cristo, la forza che è Gesù Cristo. Perciò San Paolo mi dice: fortificatevi nel Signore e con la sua forza potente. Questo è il soldato vero, che va in guerra e va lì a combattere sapendo di dover vincere. Io non so, c'è stata una mia esperienza, diciamo, non felice, oppure è stato un segno del cielo. Io sono gemello e avevamo fatto il catechismo, eravamo tutte e due cinture di karate, nel senso catechisico del termine, e per cui giunse all'orecchio del cardinale di Palermo se era possibile anticipare per questi 2 gemelli così carini, così graziosi, in parrocchia la cresima. E il cardinale con parlato ha detto: sì, parlando per me, posso fare la cresima. Quindi non è venuto lui però, è venuto quello che io tenevo di più, il vicario. Perché lo tenevo di più? Un uomo possente. Una sola mano e 2 volte una di quelle di Fra Celestino, vedo tutto. E ancora in quell'anno 89 si dava lo schiaffetto perché c'era la cresima.
Ero lì che man mano che mi avvicinavo, tremavo, però mi sono rincuorato perché ho visto che il gioiello della prima di me ha fatto così. Quando sono andato io, dove poco mi diceva la terra. È un segno. Che dici? Io sono venuta. È un segno. Per dire, guarda che aspetta un bel combattimento, perché quella schiaffo che dicevamo, la Chiesa oggi, la pace, sia con te, tutto così, capito? Il cristianesimo soft, il cristianesimo arcobaleno, il cristianesimo non ce la fai da solo, perciò il cristianesimo che non vuole più parlare di lotta, di guerra contro Satana. Ho letto qualche giorno fa in occasione di quella festa di Auguri che padre ed ebreo, perché parlerò a me personalmente, padre Auguri diceva: se io fossi papa darei il mandato di esorcista a tutti i sacerdoti. Ha ragione, è vero, sono pochi gli esorcisti e molti vescovi che non ci credono o che addirittura sono dalla sua parte. Volete che Savino non sia dalla sua parte? Io non so, adesso hanno annunciato che dopodomani sarà reso noto il documento del reditivo cardinale Fernandez. Come prefetto della fede presenterà un documento mariano sui titoli mariani. Qualcuno ha anticipato che Prevost avrebbe approvato il titolo di corredentrice. Noi non possiamo anticipare nulla perché non sappiamo nulla, staremo a vedere. Ma al di là di questa scenografia periodica che fanno casomai per insaccare le coscienze, la sostanza è che abbiamo una chiesa apostata, falsa, eretica, che nessuno di quelli che contano ha saputo additare come tale. Perché? Poniamo che c'è un comandante, un generale, un colonnello, un tenente maggiore, che dice ai soldati: cari figlioli, adesso andrete in guerra. E poi aggiunge: obbedienza e silenzio, ma non mi resta sottoposto. Ed è del tutto ovvio che i soldati non si lasceranno, come dire, suggestionare possibilmente, hanno bisogno di uno, capito? Guardate certi cardinali come Comastri, come Sara, come Burke, come Müller, vanno ai soldati, i preti, i vescovi, intervengono, non smettono di intervenire, come se la guerra si dice sui giornali, però mai che dicano la verità fino in fondo, la gente si smarrisce. Un'altra cosa è quando c'è il comandante che per primo scende in campo, che va in guerra. Fortificatevi nel Signore e attingete alla sua forza. Allora, dicevo, concludo, potremmo aggiungere tante cose, ma come vedete mi sono fermato solo sul primo versetto di questo splendido capitolo 6, vi invito a rileggerlo personalmente, dove Paolo descrive anche quali sono le armi, per vedere se ce ne abbiamo. Ma mi fermo qui aggiungendo solo questo dettaglio. La forza, che la potenza che viene da Gesù Cristo, che ha il dominio su tutto, non è limitata, non deve fare le scorte. Sai, gli ebrei nel deserto, quando camminavano nel deserto, poi loro, Dio gli ha dato la manna, ma non ne dovevano prendere di più, giusto? Vi ricordate? Quella giusta per quel giorno. Ecco, vi ricordate anche il giudice Sansone, che mi pare con una carcassa d'asino uccise in un solo giorno migliaia di filistei, vi ricordate? Aveva il testo di un asino, non mi ricordo bene, ecco, ma uccide migliaia di nemici, perché questa forza gli arrivava Dio, cioè non è una forza sua, la forza per vincere contro il nemico gliela dà Dio, te la dà Dio, non è tua. Sì, tante volte, padre, che cosa posso fare per migliorare me stesso? Padre, che cosa posso aggiungere perché io possa resistere meglio? Padre, come se io, la forza provenisse dal tuo mondo, dalla tua persona. E qui la prospettiva sbagliata. La forza è Gesù Cristo. Ed è inesauribile. Così io, a proposito di quello che vi ho raccontato della macchinetta, naturalmente poi
quando si affrontano tante prove, arrivi a sera. A sera che fai? A sera finalmente rivieni a letto. Quando è ora? Hai finito di scrivere, hai finito di sistemare, hai finito tutto e ecco, adesso vado a riposare. Non è che tu dici al Signore domani come farò, con gli stessi fronti. Perché oggi è stata la forza che il Signore ti ha dato, non è soltanto quella di domani. Domani sarà la stessa, anzi ancora di più, e dopodomani ancora. Quella di oggi termina. Domani il Signore, il Kyrios, a cavallo, come sul cavallo bianco, come diceva Cristo. E lì ti diamo questa forza per questi santi, nonostante le prove. Pensate ai martiri, non si arrendevano mai, perché loro, come dice San Paolo, si fortificavano nel Signore. Parliamo a detto questa frase stasera. Fratelli, perciò che esempio di questo che stiamo dicendo di San Nicolò, sempre. Coraggio, fratelli, sì, fratelli, a proposito della macchinetta dei carri, fratelli, sì, guardate, io sono con voi, cioè, non è che sono arrivato, quindi tutti combattiamo, fratelli, fortificatevi nel Signore. Chi si fortifica nel Signore non è un soldatuccio signorino, è un rambo, ma non di su. Questi giovani sono diversi tra di loro, caratterialmente, per formazione culturale, per estrazione familiare, geografica, chi viene dalla Sicilia, chi dalla Puglia, chi dalla Emilia Romagna, chi dalla Lombardia, ma al di là delle differenze delle sensibilità personali, possono ognuno di loro attingere fratelli, fortificati nel Signore. E tu vai a combattere. E non è che se combatti a un certo momento poi fai l'esame di te stesso. Attenzione, questa è l'ultima cosa che vorrei dire. Sono quelli che passano anni a chiedersi se hanno la vocazione. Io non so, vi racconto queste cose qui che secondo me sono emblematici. E non è solo la vocazione sacerdotale o religiosa in generale. Ma è venuta una volta una nubile, intorno ai 43-44 anni di età, e mi ha detto: padre, io credo, 43 anni, credo di avere la vocazione. 43 anni. Io dico, l'operaio dell'ultima ora in fondo, no? Perché succede. Il problema non è quello. Il problema è che poi tu gli dici, allora entra in guerra. Eh sì, però prima devo risolvere questo problema, prima devo fare questa cosa, prima così, prima colà. Alla fine non accade nulla veramente di buono. Bisogna essere pronti alla guerra. Siamo in guerra col diavolo, il diavolo farà tutto perché noi perdiamo Dio. Domani il titolo di questa sera, di questa omelia è siamo in guerra col protezione attivo. Ma vi annuncio già quella di domani: non perdiamo Dio. L'omelia di domani, un po' la moda di oggi, è non perdiamo Dio, perché Satana vuole che noi perdiamo Dio. Questo è il suo scopo, che noi abbiamo la distruzione di noi stessi e ci toglie ogni possibilità, se noi non lo fronteggiamo, ci toglie ogni possibilità di speranza, di fiducia, di gioia. Questa è l'arma che vorrei consegnarvi questa sera, più secondo me. Voi direste: padre, la preghiera, i sacramenti, l'Eucaristia, come no? La lettura spirituale, lo stare davanti ai tabernacoli, per carità. Però io, per la mia esperienza, vi dico che un'arma preziosa, potente, per andare avanti nella battaglia contro Satana è la gioia. Non questa gioia banale, così no. È la gioia nel cuore, è la gioia che attinge di continuo al Kyrios, è la gioia della risurrezione, è la gioia del tavolo, è la gioia di Gesù che dice: io ho vinto il mondo. E se ha vinto vuol dire che anche io vinco con lui.
Se sono col mio comandante, vi ricordate il film State buoni se potete? Gesù il mio comandante, Capitan Gesù, non sta qua giù a battagliare col male. Ve lo ricordate? Andatela a cercare voi, di Braduardi, Capitan Gesù, che bello. Ecco, io vorrei dirvi che non sono nostalgico, non sono un cristiano fuori dal contesto attuale, sono quelli attuali che sono fuori dal contesto vero. Un cristianesimo senza guerra contro Satana, un cristianesimo non militare, un cristianesimo non di frontiera, questo cristianesimo pseudo-cattolico pacifista covaleno non serve proprio a nulla. Gesù non ha detto voi siete come succhiero del mondo, Gesù ha detto voi siete il sale caustico, capito? Il sale caustico non è dolce, però ha molte proprietà del miele, capito? Dobbiamo essere forti, ricevendo una battaglia notevole. C'è più di la Madonna, la generalessa, come la chiamano Beata Caterina Emmerich. Il nostro è veramente un tempo di battaglia e di guerra. Io mi rendo conto di questo, chiediamo alla Madonna di fortificarci insieme, fratelli, fortificate nella lotta contro Satana nel Signore e attingete alla sua possente forza. Laudetur Gesù Cristo.